Bentornati su Calcio Globale, io sono Cristian Fornara. In questo video vi voglio proporre un allenamento, nello specifico una partita a tema, per allenare la fase offensiva, quindi la fase di possesso. Nello specifico l'obiettivo sarà attaccare un avversario disposto in fase difensiva, nella fase di non possesso, in un blocco basso o difesa posizionale bassa. Altri obiettivi di questa partita a tema sono la finalizzazione, come abbiamo detto, trovare soluzioni per battere un blocco basso o difesa posizionale bassa, la profondità, perché anche quando una squadra si difende in un blocco basso c'è una minima profondità da attaccare, creare spazio libero da invadere con i movimenti da parte dei giocatori, muovere la palla al giusto ritmo, quindi capire quando bisogna accelerare o rallentare il gioco, e fondamentale rompere le linee difensive avversarie per andare a concludere l'azione. Ovviamente questi obiettivi erano quelli che mi ero prefissato io quando avevo proposto questa partita. Per battere un blocco basso ce ne sono anche altri. In base alle proprie esigenze ognuno adatterà la proposta e il proprio focus. Prima di andare a vedere il video vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati. Se il contenuto vi piace lasciatemi un feedback tramite un mi piace, e per qualsiasi informazione, domanda o curiosità scrivete pure nei commenti. Adesso andremo a vedere delle situazioni di blocco basso in partita. Qua possiamo vedere la squadra bianca in fase di non possesso disposta in un blocco basso. In questo caso la squadra in blocco basso è la squadra rossa. Possiamo notare come siamo nell'ultimo terzo offensivo, in quello più avanzato. Si vede che quando si trova un blocco basso bisogna cercare di penetrare appunto in queste difese molto compatte e dense per creare opportunità da gol. Si nota in tutte queste immagini come ci sia una maggiore densità dentro il campo, appunto tipica della difesa posizionale bassa. Bisogna cercare di far capire quindi ai giocatori cosa fare quando ci troviamo in questa situazione, perché oltre ad avere una grossa densità dentro il campo, di solito c'è anche una bassa pressione sulla palla, quindi abbiamo molto spesso una palla libera. Nelle situazioni precedenti la palla era dentro al campo, mentre in questo caso abbiamo una palla laterale, ma possiamo vedere sempre la situazione di blocco basso. Allora, si gioca una partita a tema in una metà campo. Larghezza come l'area di rigore, vediamo nell'immagine il colore rosso nell'immagine, più due corridoi verticali esterni, i due corridoi colorati di giallo, di larghezza dai 3 ai 5 metri. E giochiamo questa partita normalmente con il fuorigioco. Allora, la partita è un 7 più 2 contro 7 più 2 più 2 portieri. Giochiamo con 7 giocatori dentro al campo più 2 giocatori posizionati nei corridoi esterni. Saranno posizionati in una posizione avanzata, come nel ruolo di esterni alti. I giocatori interni all'inizio si dispongono con una formazione, una disposizione 3-3-1. In questa partita non sono presenti i calci d'angoli e le rimesse laterali, ma quando la palla esce dal campo, il mister o un collaboratore passa la nuova palla alla squadra che deve riprendere il gioco, mantenendo alto il ritmo, evitando i tempi morti. Unica eccezione a questa regola è quando una squadra segna un gol. In questa circostanza riceve una seconda palla per ricominciare un nuovo sviluppo offensivo. Questo appunto per incentivare ancora di più il nostro obiettivo, quello di riuscire ad andare a concludere l'azione
quando si trova ad affrontare un blocco basso. Un'altra regola di questa partita a tema riguarda i corridoi laterali. Quando la palla infatti entrerà in uno di questi corridoi laterali, la squadra in possesso palla avrà un massimo di 4 secondi per tenere la palla nel corridoio, per poi dovrà entrare dentro il campo per continuare l'azione offensiva. Trascorsi più di 4 secondi, la squadra perde il possesso di palla. I giocatori inizialmente in fase difensiva, in fase di non possesso, non potranno andare ad entrare nei corridoi esterni, quindi potranno solo arrivare solo vicino alla linea e cercare un intercetto. Adesso vedremo delle varianti a questa partita. Allora, la prima variante è che il giocatore nel corridoio esterno può entrare dentro il campo in conduzione palla, ma quando entrerà dentro il campo in conduzione palla ci dovrà essere un interscambio, quindi un giocatore, un suo compagno dovrà andare a prendere il suo posto. Se ciò non succede e l'azione finisce con un gol, quel gol sarà annullato. La seconda variante è che i giocatori nel corridoio esterni potranno essere attaccati quando ricevono la palla. Quindi quando la palla entra lì, il giocatore in fase difensiva potrà andare a pressare. Questo serve per far capire ai giocatori che spazi si vengono ad aprire. La terza variante è che nel caso di un traversone o di un cross da parte sempre dei giocatori nel corridoio esterno, il giocatore posizionato nel corridoio esterno opposto potrà entrare dentro il campo per concludere lo sviluppo o con un tiro diretto o facendo un assist. Ovviamente finita l'azione poi ritornerà alla sua posizione. L'ultima variante prende in considerazione la disposizione come se fossimo una partita attacco contro difesa. In questo caso giocheremo un 7 contro 7 più 2 jolly più 2 portieri. I 2 jolly saranno posizionati nei 2 corridoi esterni e giocano per la squadra in possesso di palla. La squadra rossa nella figura è composta dai centrocampisti e dagli attaccanti, immaginando uno schieramento 4-2-3-1. Possiamo notare come in questo caso abbiamo i 2 centrocampisti centrali, i 2 esterni bassi che si sono alzati diciamo all'altezza di centrocampo, il trequartista, i 2 esterni alti e la punta. Mentre la squadra blu, che in questo caso è la squadra che è la squadra che è come se fossimo i difensori, disposta appunto con i difensori, centrocampisti e la punta. In questo caso vediamo proprio la linea di 4 difensori, il play, le 2 mezzali e la punta. Per quanto riguarda le regole si possono applicare quelle precedentemente. Spero che il contributo vi sia piaciuto, quindi aspetto i vostri feedback e alla prossima. Grazie.